Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare dello Stanley Hotel? È uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi in assoluto, secondo me, con una storia davvero intrigante dietro. Pensate che è considerato uno dei luoghi più infestati degli Stati Uniti. Con tanto di prove, sono molte infatti le testimonianze di ospiti che hanno soggiornato lì dentro, resoconti del personale, che parlano di fenomeni paranormali come voci disincarnate nella notte, passi, apparizioni spettrali, tocchi da parte di entità invisibili, in tutto l'hotel, ma soprattutto in alcune stanze, in particolare la 217. Ma allo Stanley Hotel hanno soggiornato anche diversi personaggi famosi, tra cui Stephen King, che dopo aver passato una sola notte proprio nella stanza 217 si è lasciato ispirare ad uno dei suoi racconti più famosi in assoluto, Shining del 1974. Ma prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video, ma adesso iniziamo. Ma andiamo a ripercorrere un po' di storia dietro questo hotel perché mi ha incuriosito parecchio. Nel 1849 i gemelli Francis e Freeland Stanley, due ragazzi con una mente davvero brillante e creativa che nel tempo anche i loro genitori, entrambi insegnanti, hanno parecchio incoraggiato, depositano alcuni brevetti che segna la loro fortuna. Ma nonostante la ricchezza immediata, non smettono mai di tirare fuori idee geniali, tra cui l'auto a vapore. Pensate che nel 1897 Freeland e la moglie Flora la testano sul monte Washington, nel New Hampshire, una delle vette più alte degli Stati Uniti, e pensate che la sua autonomia è stata di ben 2 ore. Nel 1902 i gemelli decidono anche di fondare una società insieme, la Stanley Motor. Mettono l'auto a vapore sul mercato e fino al 1917 è stata l'auto più popolare negli Stati Uniti, superando addirittura le automobili a benzina. Pensate che quest'auto è servita anche come modello per una carrozza a vapore. Ma dal 1900 Freeland però purtroppo combatteva contro la tubercolosi, malattia all'epoca mortale. Nel 1903 decise, su consiglio del medico, di trasferirsi a Denver per i suoi spazi ampi, l'aria più pulita, e insieme alla moglie si innamorarono di quel posto, tanto che decisero di investire lì i loro soldi. Qui Freeland sembrò migliorare, decise anche di costruire una casa identica a quella che avevano nel Maine. L'abitazione però era un po' piccolina e Flora voleva un qualcosa di diverso per poter ospitare tutti i loro amici che andavano a trovarli. Nel 1872, infatti, Freeland acquista la proprietà di Lord Dunraven, una proprietà davvero immensa, un posto magnifico con una vista stupenda sulle montagne. Qui avrebbero costruito l'abitazione dei loro sogni, che poteva anche accogliere tutti i loro amici, e nel 1909 inaugurarono lo Stanley Hotel, una struttura molto moderna, collegata al telefono, fornita di acqua, elettricità, piuttosto all'avanguardia per l'epoca. Purtroppo però nel 1940 Freeland morì e in tutti quegli anni aveva dato molto a quel posto. Aveva dato lavoro, aveva costruito un sistema fognario, una banca, aveva ripopolato il lago di pesci, aveva donato grandi lotti di terreno per poter costruire altri edifici. Gli Stanley però non avevano eredi, quindi alla morte di Freeland l'hotel fu messo in vendita, ma nessuno è mai riuscito a renderlo redditizio. Ha contato ben 26 proprietari diversi prima di riuscire a trovare una quadra finanziaria. Ma nel 2013 lo Stanley Hotel finì sui giornali per un fatto davvero inquietante. I proprietari decisero di spostare un cimitero lì a fianco per costruire un nuovo padiglione. E questa cosa non fu vista molto di buon occhio, perché la gente del luogo iniziò a pensare che fare una cosa del genere avrebbe potuto causare una specie di maledizione sul posto. Si dice anche che per ridurre al minimo questa ipotesi fu contattata una medium
che guidò le anime dei defunti durante quello spostamento. Come ho detto all'inizio, l'hotel è stato anche visitato da ospiti molto famosi, tra cui Erich Fromm, vari governatori, Bob Dylan, cast e troupe di Scemo più scemo, tra cui Jim Carrey, ma soprattutto dopo il soggiorno di Stephen King. È stato dopo di lui, infatti, e dopo l'uscita del suo romanzo Shining, che lo Stanley Hotel è diventato famoso per essere uno dei luoghi più infestati degli Stati Uniti d'America. Nel 1973 Stephen King e la moglie si trovavano a Denver da circa un anno, perché il marito stava scrivendo un libro, Darkshine, di cui non era molto soddisfatto. È stato infatti su consiglio della gente del posto che ad un certo punto si è trovato a soggiornare allo Stanley. Quando arrivarono, l'hotel stava chiudendo per la stagione invernale, per questo motivo ci passarono una sola notte. In particolare gli venne affidata la stanza 217, che era già nota, sfortunatamente, per una disgrazia che era accaduta nel 1911. Un incendio causato da una fuoriuscita di gas. In quel drammatico evento rimasero feriti 7 camerieri, tra cui Elizabeth Wilson, che si trovava proprio in quella stanza e che fu scaraventata dal secondo piano al primo piano, rompendosi le caviglie e riportando ustioni sul corpo davvero gravissime. Pensate che quando la donna si rimise in forma, era talmente tanto l'amore che provava per lo Stanley Hotel che ci tornò a lavorare e rimase lì fino al 1950. Quando poi morì, 2 anni dopo, qualcuno sussurra che il suo spirito sia tornato proprio allo Stanley Hotel. L'incendio, come abbiamo detto, era stato causato da una fuoriuscita di gas, perché Freeland aveva fatto installare in ogni stanza una lanterna a gas, e quando Elizabeth era entrata nella 217 con una candela accesa che ci fu l'esplosione. È stato dopo la morte di Elizabeth che alcuni ospiti hanno raccontato di alcuni eventi paranormali proprio in quella stanza, come di oggetti che sparivano per poi riapparire da una parte all'altra della camera, luci che si accendevano e spegnevano da sole. Addirittura alcune coppie hanno riferito di aver sentito una presenza gelida nel letto in mezzo a loro. Questo ha fatto pensare a molti che forse lo spirito che infestava quella stanza era proprio quello di Elizabeth. Pensate che la notte che Stephen King passò lì ebbe un incubo. Prima di andare a dormire, il barman dell'hotel gli aveva raccontato proprio alcuni eventi che erano capitati all'interno della stanza 217, e quando l'uomo andò a dormire, probabilmente suggestionato da tutte queste storie, sognò il figlio di 3 anni che correva lungo i corridoi urlando disperato, guardandosi sempre alle spalle. E da lì Stephen King aveva già in mente il suo prossimo libro. Infatti nel 1977 è uscito il romanzo Shining e nel 1980 il film diretto da Stanley Kubrick. Ma Stephen King non era stato molto soddisfatto del film, perché diceva che non era molto fedele al libro. Oltretutto lui avrebbe voluto girare le scene allo Stanley, ma non gli era stato permesso. È stato per questo motivo che lo volle riadattare, girando proprio le scene all'interno di quel famoso hotel. C'è anche un aneddoto molto particolare su queste riprese. Per esempio, in alcune scene è stato necessario utilizzare molto sangue finto, che poi non si è riusciti a ripulirlo del tutto. Per esempio, sul tappeto della reception sotto il quadro di Freeland Stanley. Da lì in avanti quel quadro ogni notte si stacca dalla parete per cadere a terra. Tutto questo fino a quando poi nel tempo la macchia non è stata rimossa del tutto. C'è chi pensa che questi eventi siano legati allo spostamento del cimitero, quando avevano deciso di costruire un altro padiglione per lo Stanley. Come c'è chi è convinto che la stanza 217 sia infestata da Elizabeth Wilson. Ma si racconta anche
che durante le riprese di Scemo più scemo, Jim Carrey abbia chiesto di soggiornare proprio in quella stanza, ma solo dopo 3 ore è scappato via e non è mai voluto rientrare nemmeno per riprendere i suoi effetti personali e non ha mai raccontato che cosa gli è accaduto quella notte all'interno di quella stanza maledetta. Ma non è solo la stanza 217 ad essere infestata. Ci sono altre stanze in cui si sono verificati eventi paranormali, ma in tutto l'hotel in ogni caso. Si sentono, come abbiamo detto all'inizio, voci disincarnate, apparizioni spettrali, oggetti che spariscono e poi riappaiono, corse e urla di bambini lungo tutti i corridoio. Ma in particolare c'è un'altra stanza, la 418. Proprio lì sembra sia stato visto un bambino che si diverte a giocare con le luci e ad accendere e spegnere la TV. Mentre nella stanza 428 diverse persone hanno visto la figura di un cowboy che era stato impiccato qualche tempo prima per omicidio. Ma non solo, molti sostengono di aver visto anche l'anima del vecchio proprietario, Lord Dunraven, che gli piace sostare nella stanza 401 e che ama fare dispetti agli ospiti, ma quando viene avvistato sparisce all'interno dell'armadio. Tante persone hanno detto di averlo visto anche in piedi accanto al letto, di essersi sentite sfiorare su collo e spalle. Si dice anche che l'anima di una bambina sosti sulla cima della scalinata centrale, ma non solo, il personale dell'hotel ha anche riferito che spesso dalla cucina sentono arrivare dei rumori provenienti dalla sala centrale come se ci fosse una festa in corso. E non possono ovviamente mancare le testimonianze delle apparizioni di Stanley Freeland e di sua moglie Flora. Entrambi sembra che aleggino proprio ancora allo Stanley Hotel e diverse volte si è potuto sentire anche il profumo che era solita usare Flora. In particolare ci sono testimonianze di altri 2 spiriti. Uno è Paul, un collaboratore morto di infarto, e l'altra è Lucy, una ragazza senza tetto di 20 anni che veniva spesso ritrovata nel 1977 nel seminterrato dell'hotel. Pensate che questa ragazza è stata poi trovata morta congelata d'inverno nel parco cittadino. Molte persone nel corso del tempo si sono recate allo Stanley Hotel anche solo per curiosità, per fare indagine. Molti programmi televisivi hanno parlato di questo posto, tra cui Most Haunted e Ghost Hunters Academy o Esprit Adventures hanno dedicato degli episodi proprio allo Stanley Hotel, ai suoi fenomeni paranormali. Per certi eventi paranormali si sono potute dare delle spiegazioni razionali, ma per altri no. In questi programmi televisivi ci sono stati degli episodi in cui si è parlato di rumori molto forti come corse di bambini al piano superiore, tavoli saltati in aria, dell'apparizione di Lord Dunraven che si divertiva ad un membro del cast a spostargli il letto ed aprirgli le ante dell'armadio. Sono state condotte anche delle indagini scientifiche per cercare di capire se magari una conformazione geologica fosse la causa di quei fenomeni così particolari, ma non è mai stato trovato nulla di anomalo su quel terreno e su quella struttura. Ma c'è una ricercatrice del paranormale che sembra che viva proprio allo Stanley, che ha una teoria tutta sua, Callea Sherry. Dice che i fantasmi dello Stanley sono anime buone, felici, e questo perché molte anime sono tornate lì dopo la loro morte perché in passato quel posto lo avevano amato tanto. Amici, fatemi sapere se conoscevate questa storia che io ho trovato davvero molto interessante e curiosa. Questa volta non vi chiederò che cosa ne pensate di questo caso. Vi farò un'altra domanda. Ma se doveste soggiornare per una sola notte allo Stanley, in quale camera alloggereste?